definiscono derby le partite tra squadre della stessa città o regione. Una definizione piuttosto riduttiva per quelli che molto spesso sono i 90 minuti più attesi e importanti di una stagione, dove si fondano rivalità calcistiche, geografiche, storiche e religiose. Partite che per qualche giorno cambiano la qualità dei rapporti umani con il compagno di banco e con i colleghi di lavoro. Partite in cui è difficile trovare seggiolini vuoti, che tengono con il fiato sospeso città intere. Partite dove spesso la paura di perdere sovrasta la voglia di vincere. 90 minuti che meritavano una serie a sé su questo canale. Oggi inizia Derby Vibes, una serie che vuole racchiudere quei derby che almeno una volta nella vita andrebbero visti. E lo faremo partendo con il botto, con il derby più antico e forse più sentito al mondo, l'Old Firm di Glasgow. It's Derby Day in a city that does it like no other. This is Glasgow, this is rivalry, this is the Old Firm. Rieccoci nella ventosa e fredda Glasgow, perché oggi è l'Old Firm Derby Day. Su Instagram, quando ho anticipato questa cosa che andavo all'Old Firm, la gente mi ha detto: come cazzo hai trovato i biglietti? E qua dobbiamo ringraziare Manuel Pascali, che ha tirato fuori una giocata clamorosa, ha chiesto tralasciamo i nomi dei calciatori, ma è arrivato un calciatore dei Rangers, Dessers, dai, possiamo dirlo, che era la Cremonese, e ha tirato fuori un biglietto, miracolo. C'è anche da dire che non ci sono i tifosi ospiti, perché da qualche anno mi hanno spiegato che le società cercavano di evitare di dare troppi biglietti agli ospiti. Stranissima sta cosa, cambierà il prossimo anno, che tornerà alla normalità, però non è una questione legata all'ordine pubblico, cosa che tra l'altro è stato un grande problema di questo derby. Avendo ricevuto l'ufficialità di ricevere un biglietto la sera prima, non sono riuscito a organizzarmi per andare nei posti di ritrovo, quindi si va subito direzione Ibrox, stadio di casa dei Rangers. Ho parlato un po' con dei tifosi che si erano messi dietro di me nel bus, mi hanno confermato questa cosa degli away fans che non ci sono oggi, e il motivo, ovviamente l'inglese della Scozia ha un accento tutto loro che è molto difficile da comprendere, ma sarebbe più facile se voi usaste Cambly, che è lo sponsor di questo video, una piattaforma di e-learning in cui potete trovare un teacher, per esempio, con accento scozzese, e magari arrivare qua preparati. Ormai gli amici di Cambly sono diversi mesi che supportano il canale, ma mai come questa volta ci hanno preparato un codice esclusivo e super speciale, perché vi danno la possibilità, con il 20% di sconto, di accedere all'abbonamento mensile. L'abbonamento sicuramente più flessibile per provare il servizio. Infatti, grazie al codice sconto Pietro20%, che troverete comunque qua sotto in descrizione, avrete la possibilità di accedere a Cambly per un mese, valutare il servizio e eventualmente pensare di abbonarvi con piani annuali o trimestrali. Come per tutti gli altri piani, avrete la possibilità di fare lezioni private con tutor da tutto il mondo, anche comodamente dalla vostra cameretta, H24, perché grazie al fuso orario potrete trovare persone disponibili in qualsiasi momento della vostra giornata con massima flessibilità, ma potrete fare anche corsi o lezioni di gruppo. Mi raccomando, non perdetevi questa possibilità, anche perché lo sconto è valido solo fino al 2 luglio, quindi è un'occasione imperdibile, soprattutto anche perché in questo momento ci sono gli europei, e quindi sarebbe un'occasione perfetta per andare a sperimentare il vostro inglese in terra straniera, magari come ho fatto io insieme proprio agli amici scozzesi. Mentre parlavo con loro mi sono perso una bellissima scena che sarebbe stata da riprendere, ovvero un ritrovo, penso proprio dei gruppi ultras dei Rangers, perché qua in Scozia, soprattutto Celtic e Rangers, gli ultras ce li hanno, non è come la Premier League. Erano tutti mascherati fino qua, però sicuramente li vedremo in arrivo durante il pre-partita, e soprattutto adesso la priorità è ritirare sto biglietto, perché finché non lo vedo non ci credo. Con Ibrox alle spalle introduciamo un pochettino questo derby, perché non mi sembra vero di essere qua, perché questa è una delle rivalità calcistiche più forti che ci sono al mondo, perché oltre ad essere il derby più antico che c'è mai stato, perché il calcio scozzese arriva appena dopo il calcio inglese, che è stato insomma il primo punto di questo sport a livello mondiale, ma oltre a questo c'hanno una rivalità che va al di là del lato calcistico, che è qualcosa che viene correlato anche alla religione, agli aspetti politici, perché la prima squadra di Glasgow sono i Rangers, che sono stati fondati 15 anni prima del Celtic, e il Celtic è la squadra dei cattolici, che principalmente arrivavano dall'Irlanda alla fine degli anni dell'800 e all'inizio del 900, mentre i Rangers sono molto più legati alla corona inglese, sono i protestanti, quindi c'è questo scontro tra protestanti e cattolici, che poi ovviamente negli anni ha sfociato anche in quella che è uno scontro
sul rettangolo verde, molto sentito, ma ovviamente anche di scontri fuori. La città è quindi divisa letteralmente in due, una divisione che, come detto, sfocia soprattutto in aspetti religiosi e che nel calcio ha visto spesso la sua espressione massima. 90 minutes bigot, 90 minuti bigotti, tradotto letteralmente è la frase usata dagli scozzesi per sottolineare che durante il derby alcuni tifosi esprimono atteggiamenti discriminatori che sarebbero inaccettabili in altri contesti, ma che trovano la sua valvola di sfogo proprio negli stadi, con insulti, canti discriminatori fino ad atti di violenza. Pensate che mi raccontava Pascali che qua, essendoci la regular season e anche la top 6, le squadre si possono scontrare anche con le coppe, tipo 8 volte, e un anno è successo e le due società hanno speso tipo $500,000 in sicurezza di steward e tutto quello che succede attorno. E si dice che quando c'era l'Old Firm in città le persone che andavano all'ospedale aumentavano di 9 volte, quindi diciamo che si legnano abbastanza. Magari adesso la situazione è un po' più calma, considerando che non ci sono neanche gli away fans, ed essere qua, vi dico la verità, è una gran figata. Al di là dei costi della gestione della sicurezza, ovviamente questa rivalità, essendo anche la più grande vetrina per il calcio scozzese, rappresenta una delle più grandi forme di introiti per il movimento. Pensate che un sondaggio del 2005 stimò un'entrata costante per l'economia scozzese di oltre 120 milioni di sterline, derivanti proprio dagli incroci nel corso della stagione di queste due squadre. Ma nonostante la direzione più moderata che ha intrapreso il tifo e la necessità del calcio moderno di voler aumentare gli interessi commerciali, il derby tra Rangers e Celtic sembra essere ancora in una sorta di bolla, rimanendo comunque una partita a cui è incredibilmente difficile accedere, con pochi turisti rispetto ad altri derby altrettanto blasonati ma più commerciali, lasciando la rivalità e il fascino tradizionale dell'Old Firm sostanzialmente invariati da quello del passato. Tutta la gente che sta aspettando qua dietro, stanno tutti aspettando i giocatori che stanno per arrivare. And the atmosphere is good. Let's go, let's go! Also, if there's no away fans. Yeah. Pensate che tra l'altro adesso non mi ricordo il numero esatto di campionati scozzesi, tipo li hanno vinti tutti loro due, a parte tipo 10 scudetti su 120 sono stati vinti tutti tra Celtic e Rangers. I Celtic ne hanno vinti 53, i Rangers 55, sono la squadra più titolata e in verità sono anche uno dei club più titolati di sempre, tra i pochissimi ad aver vinto, se non gli unici insieme al Celtic, ad averne vinti più di 50 scudetti nella propria lega. Comunque lo stadio da fuori è molto bello, 50 e passamila posti, però ci siamo beccati anche una giornata col cielo blu in Scozia, cioè cosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo? Ma quello che ancora non sapevo è che oltre a una bella giornata scozzese e la possibilità di vedere uno dei derby più importanti, al ritiro del biglietto ci stava aspettando un'altra sorpresa. Ok? Ok, thank you. We fucking made it, non ci credo. Beh, grazie Dessers, grazie a tutti quelli che hanno fatto da intermediario tra il buon Manu e il Pascali, che ovviamente è il più grande grazie che dobbiamo dire, e lui. Spettacolo, ma vediamo dove siamo. Ma non ci credo, ma dentro c'erano 2 biglietti. Che cazzo faccio con quello in più? Non lo posso mica... Cazzo, se trovo qualcuno glielo regalo. Ma pazzesco, potevo portare qualcuno, non ci credo. 2 biglietti, zio cane. Tra l'altro prima di me in coda c'era una tipa che c'è un biglietto in più nella sua busta e l'ha lasciato lì. Il tipo dietro mi guarda, cazzo, poteva regalarlo a qualcuno. Però a chi cazzo lo regalo effettivamente? Neanche tempo di finire la frase e... Boh. Yeah. Yeah. Così, tutto in 02, già pronto con i soldi in mano per pagarmi il biglietto. Considerate che i biglietti RSL stavano minimo a 450 euro, ma nella velocità e immediatezza della situazione... What do you think is right for one ticket of this game? Sono passato dal chiedergli un'offerta libera a fare quello che, da una posizione privilegiata come la mia, aveva più senso fare. You can keep it for free. Yeah. You sure? Yeah, absolutely. Oh no, that's fucking fake. Si apre così un simpatico siparietto in cui il signore pensava fosse falso. No, Keep it. it's fake. E allora è partita la spiegazione. Sono un ragazzo arrivato dall'Italia per vedere questa partita con un biglietto regalato da un giocatore. Gli ho fatto vedere la busta col nome di Dessers e lì mi aveva quasi creduto. Yeah, I'm sure. E allora, con un nuovo compagno di avventure, che però avrebbe chiesto ad ogni steward se effettivamente il biglietto era legit, era finalmente giunto il momento di andare a scoprire l'atmosfera dentro Ibrox. Beh raga, abbiamo regalato un sogno a un tifoso completamente a caso. Beh, cosa devo chiedergli? Soldi? Dai, era impossibile. Try it. If it doesn't work, then it'll only work if it scans it. If it's real, it'll only scan if it's real.
Non ci crede? Appreciate this. You're welcome. So we are still together. Fun fact, ho raccontato questa storia al mio tutor di Cambly, che era stato anche lui all'Old Firm, e mi ha confermato che è abbastanza normale questa reazione di incredulità. So He probably can't believe it 20-30 years ago, and I had extra money to pay. Even then, no chance. Probably I made his day. Made his year. Ed effettivamente fino alla fine della partita mi ha continuato a chiedere se volessi dei soldi. Thank you very much. I appreciate that. You're welcome. Cheers, How mate. much do you want for it? For what? For the ticket? No, it's fine. We can drink a beer together. That's fine. You're not getting here in the stadium. No, really? Molto sorpreso e anche un po' deluso nello scoprire che l'alcol nel calcio scozzese è vietato da oltre 40 anni, precisamente dal 1980, proprio a causa di disordini in un derby di Glasgow. Infatti al termine della finale di Scottish Cup, dove anche per il tasso alcolemico elevatissimo a fine partita ci furono scontri con mattoni, tubi e bottiglie che portarono ad oltre 200 arresti. Nonostante il ban dell'alcol, gli scontri comunque continuarono, dato che tra il 96 e il 2003 8 furono le morti direttamente correlate a questa partita. Adesso che ci penso, cazzo, i controlli di sicurezza non esistono, non ci hanno toccato né niente. Yeah, there's my room. Vedendo questa stanza diciamo pure che non avevo regalato il biglietto ad un occasionale come me. Dentro Ibrox, la bandiera al centro della stand di fronte a me, ma anche la più frequente da vedere, era quella del Regno Unito. Infatti, oltre agli aspetti religiosi, è ben presente una rivalità anche legata ad aspetti politici, tra unionisti e separatisti riguardo alla corona inglese. Basti pensare solo alla differenza sostanziale con la quale le due tifoserie hanno omaggiato la scomparsa della regina Elisabetta II. I Rangers, nel mercoledì di Champions successivo, hanno preparato una coreografia tributo per la regina, accompagnata dall'inno God Save the King, a dimostrare un enorme senso di appartenenza nei confronti del Regno Unito. Diametralmente opposta fu invece la reazione dei tifosi del Celtic, che in occasione della partita di Champions contro lo Shakhtar sono stati messi sotto inchiesta dalla UEFA per uno striscione con su scritto "Fuck the Crown", fanculo la corona. Mentre nella trasferta contro il St. Mirren, durante il minuto di silenzio e i conseguenti applausi del pubblico, hanno esposto lo striscione e cantando in coro "If you hate the royal family, clap your hands". Se odiate la famiglia reale, battete le mani. Prime impressioni, quando cantano fanno un casino, tutto lo stadio, atmosfera a livello di rumore clamoroso. E dopo aver assaggiato quello che poteva essere in questo riscalamento, era arrivato il momento che tutti aspettano quando vanno ad Ibrox. Il Simply the Best all'entrata delle squadre. Una delle migliori atmosfere che abbiamo mai provato. Io ho tenuto le aspettative basse, ma siamo letteralmente in piccionaia e cantano tutti fortissimo. Bellissimo. Penso sta cosa veramente di non averla mai vista. Cioè hanno preso gol letteralmente in 10 secondi su un autogol, su un rinvio sbagliato. Non ho visto neanche la palla entrare perché eravamo ancora tutti in piedi. Diciamo non proprio il miglior inizio per godersi la migliore atmosfera in uno stadio che non aveva neanche i tifosi ospiti, e vi posso garantire che gli altri 30 minuti sono stati solo e soltanto a tinte biancoverdi. Rigore per il Celtic, minuto 32. Comunque vi dico, raga, l'atmosfera è strana perché gli ultras ci sono ma sono pochi, cantano sempre tamburi, cori. Mi sento quasi in imbarazzo di essere qua perché la gente è proprio presa male, presa malissimo. C'è tanta roba in verità, cioè un'atmosfera che merita. È un derby che va
nel profondo, insomma. 2-0, silenzio surreale e un accenno di esultanza provocatoria dei calciatori sotto il settore, ma nulla a che vedere con episodi ben più clamorosi visti in passato. Impossibile non citare Paul Gascoigne, che il 2 gennaio del 98 venne ricoperto di insulti dai tifosi del Celtic durante il riscaldamento perché finse di suonare il flauto che ricordava The Sash, una canzone popolare tipica delle sanguinose parate orangiste in Irlanda del Nord. La settimana successiva fu riempito di minacce di morte, con lo Scotland Yard che lo istruì persino su come aprire la posta, assicurandosi l'assenza di esplosivi. Altri episodi degni di nota riguardano Artur Boruc, ex portiere della Fiorentina, che nei suoi anni al Celtic si rese protagonista festeggiando un gol facendo a mo' di sfottò il segno della croce davanti alla tifoseria dei Rangers, gesto che costò un ammonimento giudiziario e nei giorni successivi portò a una disputa feroce tra comunità protestante e la Chiesa cattolica, e nemmeno il tempo di far abbassare la tensione che si rese di nuovo protagonista sfoggiando una t-shirt con scritto "Dio benedica il Papa", accolta dai boati del pubblico amico ma fischiata e insultata dalla tifoseria ospite. Anche in quel caso venne aperta un'inchiesta da parte della Federcalcio scozzese. Fine primo tempo, 2-0 per il Celtic. Ma veramente, raga, il primo gol è stato assurdo. Penso di non aver mai visto un gol del genere in tutta la mia vita allo stadio. Tra l'altro non visto perché c'avevo il tipo davanti. Comunque dai, atmosfera clamorosa, cioè veramente rispetto alle aspettative, considerando anche il fatto che hanno preso gol dopo un minuto, quindi t'ammazza. E poi hanno preso anche il 2-0. No, tanta roba. E sicuramente un derby che prima di morire, se amate il calcio, dovete vedere. È iniziato il secondo tempo, si va, speriamo in un ribaltone della Madonna, ma noi ci crediamo, non tanto in verità. E invece, proprio all'inizio del secondo tempo, rigore Haller, 54esimo, noi ci crediamo, non guarda. dopo l'1-2 l'atmosfera era completamente impazzita, dove ogni azione d'attacco sembrava che il pubblico spingesse la palla in porta. Una sensazione che vi giuro non ho mai provato prima, dove gradualmente tutte le persone si alzavano man mano che l'attaccante arrivava vicino alla porta, si alzavano i decibel fino al culmine di un'esaltazione di entusiasmo che da un punto di vista acustico non ho mai provato in nessun altro stadio. Totalmente folle, cazzo, però va. In 3 minuti vanno ribaltate tutto, 2-2. Mi sa che l'arbitro ammonta. La vedo Se sugli spalti l'atmosfera è stata incredibile tutta la partita, in campo i giocatori dei Rangers sono riusciti a regalarci un primo tempo disastroso e un secondo tempo con un'altalena emotiva senza senso, pareggiando la partita a 5 minuti dalla fine. Farsi segnare 2 minuti dopo. Non ci posso credere. Dopo 2 minuti ha fatto il 3-2 il Celtic. E in pieno recupero regalarci questo momento. 8 minuti di recupero. Con 2 VAR, 7 gol, uno di cui annullato, potevamo ritenerci soddisfatti. Ci siamo visti anche la classica rissa scozzese al fischio finale. Che spettacolo! Che spettacolo! Vi dico la verità, una delle partite più belle che abbia mai visto allo stadio. A livello di tutto, di risultato, di atmosfera, di situazione, di... Tutto incredibile, pazzesco.
lasciamo Ibrox con delle sensazioni magiche, posso dirlo, una partita incredibile. Poi per tutto quello che significa, i nostri posti non erano il top e comunque abbiamo respirato un'atmosfera incredibile. Quando ho detto anche nei 90 minuti che mi sentivo di troppo e che la gente di fianco di me tremava dalla tensione e io ero lì un po', ovviamente non disinteressato, ma super partes. Invece lì la gente, cazzo, la sentiva veramente la partita ovunque, anche in piccionaia, e sta cosa era incredibile. Ringrazio Cambly per aver sponsorizzato questo video e per permettermi di capire un po' meglio l'accento scozzese, che non è per nulla semplice. Noi ci vediamo in un prossimo video. See you!